Mi sono fatto intimorire da mille cose. Prima cosa perché ero in Thailandia, lontano, quindi non ero mai uscito fuori. All'inizio avevo anche un po' paura perché comunque vedevo i video, vedevo voi che eravate a un livello comunque molto alto. Eccoci qua ragazzi, oggi video speciale, volevo raccontarvi una storia di un ragazzo che è venuto qui al camp, ovvero Manolo. Ciao Buonasera. Manolo. Niente, una storia particolare ma normale allo stesso tempo con cui tutti voi secondo me potete ritrovarvi e niente, iniziamo subito. Allora, parliamo un po' di come hai deciso di... Come ti sei impuntato di venire in Thailandia e venire con noi al Seven Muay Thai Gym? Allora, è partito tutto da quando avevo iniziato ad allenarmi col mio vicino di casa, che saluto, Antonio. Ciao Antonio. Mi era venuto in mente di partire in Thailandia mi era venuto il pallino di volevo combattere qua. Poi col passare del tempo vi avevo cercato, se ti ricordi, no? Avevo anche pagato e volevo venire. Poi mi sono fatto intimorire da mille cose. Ecco, infatti, prima di tutto... Aspetta, ti interrompo qui così raccontiamo piano piano. Quando lui ci ha scritto, io leggevo i messaggi sul WhatsApp del camp, perché appunto essendo italiano aiutavo un po'. E niente, questo ragazzo aveva prenotato sin da quando, forse da quando c'era il Covid, ancora addirittura doveva fare anche la quarantena per venire, tutto quanto. Dopodiché appunto è arrivato un messaggio dicendo guarda non riesco a venire per motivi qua, motivi là, e ha rimandato a tot mesi più avanti. Tot mesi più avanti ha riscritto come dire no adesso ancora non riesco perché ho i match, cose così, vabbè. E allora noi abbiamo detto vabbè, questo ragazzo qua probabilmente, sai, è intimorito da qualche cosa. Ho cercato anche di assicurarlo dicendogli guarda ti aiutiamo con il visto, con la quarantena, con tutto. Poi la quarantena l'hanno tolta, allora ho detto cavolo, c'è qualcosa che non va. Cos'era che non andava? Disponibilissimi, volevo dire, che quando vi cercavo mi rispondevate sempre. Bah dai, ogni tanto no, dai. No, dai. Mi sono fatto intimorire da mille cose. Prima cosa perché ero in Thailandia, lontano, quindi non ero mai uscito fuori. Tu di dove sei? Sardegna, Dualchi, un paesino vicino a Macomer, Nuoro. In Thailandia, se dici ai tuoi paesani vado in Thailandia, cosa dicono? Come fai? È impossibile. Anch'io la pensavo così, pensavo che ci volesse... Invece niente, ti fai il biglietto e un po' di coraggio ci vuole e parti. Loro sono disponibilissimi, nel senso che qualsiasi cosa li chiedevo, li stressavo, vi chiamavo, ci siamo chiamati mille volte e state sempre disponibili su tutto. Siamo parlati anche al telefono, non mi ricordo, sì, sai? sì. No, non mi ricordo neanche. Anche con i casi. Ah già, è vero, poi per i problemi finali di visto, aerei, cose, sì. No. Mi sembrava una cosa impossibile. Poi col passare del tempo, più passavo il tempo, avevo questo viaggio pagato e dicevo io devo andare a questo... Poi mi sono fatta... All'inizio avevo anche un po' paura perché comunque vedevo i video, vedevo voi che eravate a un livello comunque molto alto rispetto a quello che... Ecco, questo è un punto in cui voglio focalizzarmi anche perché non solo tu ma tanti, purtroppo un po' per i contenuti che noi mettiamo, un po' perché è la verità, siamo diversi atleti di buon livello. Però appunto tu l'hai visto in prima persona, ci sono solo atleti di alto livello o c'è anche altra gente che si allena? No, qua ho visto anche ragazzi venire per una settimana di vacanze, comunque allenarsi come professionisti, ti tolgono anche quello che non hai, diciamo, qua in questa scuola. Niente, mi sono trovato benissimo da subito anche su quel fatto perché mi avete coinvolto, diciamo, nell'allenamento e anche da tutti, dai ragazzi, ai trainer, quei ragazzi che ci sono da tanto. All'inizio pensavo, diciamo, ma come cavolo faccio ad andare in una palestra così che sono così avanti? Infatti la mia idea, io rimandavo anche un po' per quello. Mi volevo iscrivere in qualche palestra, farti più esperienza, farmi un pochettino più di esperienza, diciamo, e venire un pochettino più preparato. E poi alla fine è quello che ho fatto, però ero sempre con l'intenzione che appena avrei avuto l'opportunità sarei venuto. E adesso ho avuto l'opportunità e l'ho fatto. Ti sei pentito di non essere venuto subito? Magari non quando c'era la quarantena perché in effetti era un po' una rottura di palle. Però su quel lato sì. Ti sei pentito di non essere venuto appena possibile, appena hanno tolto la quarantena o hai preferito fare 3 match a casa?
Allora, per come sono io, per l'esperienza che ho fatto, forse è stato meglio fare prima quel percorso che ho fatto, perché anche la testa è cambiata rispetto al primo match adesso, a quando sono venuto qua. Un pochettino più di disciplina, diciamo, che l'acquisisci nel tempo con questo sport. Quindi non mi pento di niente, la verità, né dei match che ho fatto. Ovviamente se fossi venuto prima, sicuramente adesso sarei stato a un altro livello rispetto a quello che sono adesso, però c'è sempre tempo per continuare a migliorarsi e tutto. Ok, invece un'altra cosa molto interessante dal mio punto di vista, che può essere anche per tanti, è appunto, per arrivare subito al dunque, hai combattuto, ok? Però ripartiamo dall'inizio. Quando sei arrivato hai dimostrato di avere tanta grinta, tanta voglia, tanto cuore, no? Però ovviamente ti mancava tanto della tecnica, non solo della tecnica in sé di come si tira un pugno, come si tira un calcio, ma proprio del modo in cui si combatte in Thailandia, che non è semplicemente due che si ammazzano di botte, ma c'è molto di più dentro di questo. E appunto avevi tante qualità a livello fisico, che aveva mentale e tutto, però appunto dall'altro punto di vista abbiamo dovuto lavorare tanto. Parecchio. Però alla fine in un mese, in 5-6 settimane sei riuscito ad andare a fare un match, nonostante all'inizio magari mio padre ti diceva guarda non ti voglio portare perché è rischioso, capito, ti trovi uno che magari ti fa male così, tu sei stato convinto per la tua strada, hai continuato, hai detto no, io devo combattere, ce la devo fare, sì. Hai rotto i coglioni per voler combattere, hai fatto bene e alla fine hai avuto il blessing, come si dice in italiano, hai avuto la benedizione anche se di tutti noi, ok, puoi combattere, sei pronto per combattere, vinci, perdi, puoi farlo. Dopo diciamo anche l'esito del match, com'è stata intanto questa... Allora, io se fosse stato per me dal primo giorno che sono arrivato qua avrei combattuto, ovviamente. Poi ho iniziato l'allenamento, ho iniziato a vedere i fighter che sono qua e ho iniziato a capire il livello, a partire anche dalle ragazze. Che ho fatto, il primo giorno che ho fatto sparring con una ragazza che di 50 kg ho detto, ah, ok. Ora inizio a capire qualcosa, forse mi devo allenare prima di poter combattere. Infatti, cioè io l'ho chiesto, anche Roberto me l'aveva chiesto se avevo piacere di combattere, io avevo detto di sì, però mi ha detto ti devi allenare. E quello ho fatto. Sicuramente non è stata una passeggiata, però se fossi andato prima, come ero preparato a fare un match, chiaro, come l'ho fatto, sarebbe stato veramente difficile. Però quello che è interessante per chi ha visto anche il match, come hai fatto in poche settimane così ad apprendere e a assorbire così tante nozioni è molto più importante, cioè più... E poi applicarle sul ring, che è la cosa più difficile, perché capire una tecnica, capire un concetto lo possono capire tutti, ma poi quando sei sul ring con l'adrenalina davanti a uno che ti vuole menare, applicarle è un'altra roba. Qual è stato il tuo metodo? Prima di tutto perseveranza, anche i giorni che mi sentivo stanco, distrutto, che anche quando dovevo pensare di andare a fare corda o tutte queste cose così, mi sono imposto che non avrei mollato neanche per un minuto. Seconda cosa molto importante è stata la preparazione che mi avete dato. Tu che venivi ogni mattina, che mi rispiegavi le tecniche, che me le facevi provare, Roberto sempre lì a ogni cosa, no, anche un fai schifo ogni tanto ci sta. Mi ha aiutato, diciamo, quando anche io pensavo di essere, perché a volte ti autoconvinci anche che sei forte, che sei bravo, poi quando invece ti dicono no, fai schifo, allora lì pensi e dico no, sicuramente non lo stanno facendo per il mio male. Certo. E allora lì ho continuato ad ascoltarvi, a fare quello che mi dicevate di fare. Ok. Niente, per chi non avesse visto il match, questa storia potrebbe sembrare una storia con un gran lieto fine, che purtroppo non è stato, però come tutti sappiamo nella vita ci sono alti, bassi, ci sono sconfitte e vittorie. Manolo ha fatto un grande match al Max Muay Thai, di cui veramente sia io che Carlos che tutti, che mio padre,
non credevamo potesse fare un match così pulito e così tecnico, dato il suo stile, quello che faceva vedere in palestra. E siamo rimasti stupiti. Purtroppo stava vincendo il match al secondo round, ha preso un pugno dal cinese che tirava delle sassate, è andato giù. E sta bene, ovviamente non è successo niente. 2 giorni dopo era in palestra ad allenarsi. Fatto sta che questo non toglie dal fatto che ha fatto una grande performance, un grande match, un grande risultato sia per noi che per lui dal punto di vista appunto di miglioramento, di curva di miglioramento. Ovviamente sarebbe stato più bello vincere noi, vincere per KO noi o vincere ai punti, però vabbè, sicuramente la prossima volta quando tornerà avrà un'esperienza in più nel bagaglio, che comunque per quanto una brutta esperienza è sempre un'esperienza quella di andare KO, comunque di perdere un match. E niente, parlami anche di questo, di come ti sei sentito nel match, dopo il match, come hai assorbito, diciamo, la sconfitta. Allora, prima del match ovviamente avevo tanta tensione, volevo far bene, volevo fare, ho lavorato tanto per fare bene, quindi volevo far bene. Sicuramente non sono stato... ho 3 match, quindi ho fatto quello che ho potuto, però sono contento lo stesso anche se ho preso un KO, perché comunque sia, anche dalle sconfitte si impara. Se l'ho preso si vede che ho sbagliato qualcosa e che c'è da lavorarci. Come in Italia, comunque nel mondo occidentale, vincere e perdere è molto importante, mentre qui in Thailandia è altrettanto importante, ma prediligiamo, non solo noi, ma appunto tutta la community della Muay Thai. Faccio un esempio lampante: quando tu incontri una persona, gli dici sono un Muay e lui ti chiede quanti match hai, non ti chiede quante vittorie, quante sconfitte, sì, ti chiede quanti match hai. Tu hai 300 match, tu hai 150, 10, ok. Come abbiamo preso noi come team la sconfitta? Come hai vissuto la sconfitta a livello emotivo? Perché è la cosa più importante. Comunque è una sconfitta abbastanza eclatante e dura da ricevere in tutti i sensi, soprattutto dal punto di vista mentale. Ovviamente io appena ho realizzato, perché all'inizio un po' di... appena ho realizzato ovviamente ci sono stato male, perché mi sentivo di aver deluso voi che avevate lavorato tantissimo per me stesso, che ci tenevo tantissimo a fare il match che volevo fare. Però poi dopo ho avuto anche una buona spalla da parte vostra, nel senso da Roberto, anche tua, che il giorno eravate con me. Non mi avete fatto pesare niente, anzi mi avete detto che ho fatto bene, che ho lavorato benissimo, che ho fatto cose che non vi aspettavate manco voi che facessi. Come ascoltarvi quando mi dicevate di calciare, come mi hai detto tu, mi ha fatto molto piacere il giorno che mi hai detto che sembrava che stavo facendo il PAO. Sì, sì, sì. Quindi l'ho vissuta benissimo, infatti lunedì mi stavo riallenando insieme a tutti e lunedì tranquillamente. Lunedì mattina, andata a correre. Quindi l'ho vissuta benissimo, quindi non è che ho perso e anzi, tutti mi avete rincuorato per fare meglio in futuro. Va bene, niente, dai, non facciamolo troppo lungo, ma penso che chi sia stato a vedere fino qui, sia stato interessato, avrà sicuramente qualcosa di cui vorrà magari fare qualche domanda, approfondire. Potete tranquillamente scrivercela nei commenti. In futuro probabilmente Manolo molto probabilmente tornerà, quindi magari avremo occasione di fare un video dopo una grande vittoria. Molto probabilmente. Grazie, a presto. Grazie a te, Matteo.